Oggi voglio parlare di controllori, voglio parlare. Voglio essere un pochino più chiaro, per cosa intendo con questo. Voglio andare, un pochino più a fondo, voglio andare per fare in maniera che ci si possa rendere conto di cosa si sta parlando, per non rimanere nell'indeterminatezza del termine o di quello che possa, diciamo, ispirare cioè l'ascoltare questo termine. Cosa sono i controllori? Vediamo di approfondire e di andare molto a fondo. Quindi, i controllori sono esterni ed interni. Che cosa si intende per controllori? Si intendono delle abitudini personali per quanto riguarda i controllori interni che sono state acquisite nel tempo e non solo in questa vita e che ritornano sempre come dei programmi continuamente, portandoci problemi, portandoci a fare sempre le stesse cose, non facendoci vivere e facendoci vedere la vita, le situazioni che avvengono con quella particolare taglio di visione che le abitudini danno. Ora, i controllori sono grandi creatori di abitudini e quindi prima di stabilirsi nell'essere umano un controllo deve essere suggerito. La base del controllo dell'essere umano, guardate, vi sto parlando come se fossimo eh, insieme in una delle mie lezioni serie e quindi voglio, non è che le altre non erano serie, voglio essere più preciso, quindi ascoltate bene. C'è bisogno dei suggerimenti. Spero che siate un pochino comprensivi su quello che sto dicendo, sospendete un pochino il vostro pensiero, la vostra idea su questa cosa, su quello che dirò, poi pensate quello che volete, ma tentate di prendere il significato. Bene, scusatemi, ho voluto essere preciso in questo. Quindi che succede? Succede che i primi controllori sono i genitori, i primi suggeritori. Perché? Ma non per cattiveria, essi sono sotto altre abitudini create dai controllori esterni che poi hanno creato dentro delle abitudini creando i controllori interni che sono meccanismi mentali. Però andiamo con calma. Quando nasce un bambino, il bambino non ha la differenziazione della visione interna di quello che è e degli oggetti che osserva. Egli non sa che quello che vede di fronte a lui è una giostrina, oppure una sedia, oppure quella è la luce, quello è il buio, eccetera, eccetera. Il bambino è una coscienza libera. Quando si è piccoli si ha una delle più grandi possibilità in assoluto di raggiungere eh, la piena consapevolezza nel futuro, la piena sapienza e quindi la liberazione dai controllori e la ripresa del proprio potere originale divino. Proprio perché in quel momento sì, si è rinati gravidi di azioni precedenti, se no non saremmo qui, perché ogni azione crea una reazione, la nascita è una reazione. Che cosa succede? Succede che però quando si è nello stato infantile, proprio piccolo, si ha la coscienza indifferenziata, cioè la stessa coscienza che sia i grandi iniziati, sia i grandi trasmettitori di sapienza, sia gli yogi, sia gli alchimisti, sia i maghi di livello alto, come lo intendiamo, l'abbiamo spiegato ieri, sia i mistici, sia i grandi filosofi metafisici, eccetera, eccetera, hanno descritto come stato assoluto. Quindi, quando siamo piccoli, abbiamo questa grande possibilità. Notate che questo è dato dall'osservare un bambino
che è sempre addormentato. Ora, se noi comprendiamo che il dormire è assenza di attenzione e di vita nel mondo di veglia, dobbiamo anche capire che un bambino piccolo ha quella capacità di poter attingere completamente allo stato assoluto che si ha solitamente in uno stato simile. Questa coscienza permane fino a 2-3 anni, poi comincia a sparire perché sotto la forma delle suggestioni da parte, che sono chiamati insegnamento, da parte dei genitori. Quindi i primi controllori sono i genitori, che ripeto non lo fanno volontariamente perché non sono addestrati a conoscere queste cose. Se noi avessimo una scuola addestrata a insegnare ai genitori e di conseguenza poi agli educatori e agli educatrici come avere a che fare con questa coscienza intatta che è in completo contatto con l'assolutezza divina, e lo si vede dal volto placido del bambino, perché uno dice vabbè, ma perché non è sviluppato il cervello? Aspettate, io non sto parlando di cervello, sto parlando di mente che è sempre la stessa, sviluppatissima perché proviene da vite precedenti o da esperienze precedenti. Sto parlando di anima individuale che è presente nel bambino e quindi è manifestata con il suo modo di apparire, con la sua nascita. Quindi solitamente voi potete andare indietro nella vostra vita di adesso fino a una certa età di quando eravate piccoli. Alcuni riescono a ricordare anche quando si era nella pancia della madre, ma bisogna stare attenti che non siano ricordi acquisiti mediante letture o mediante meditazioni e pensieri o mediante fantasia o mediante immaginazione o mediante suggerimenti, il che il 90-98% delle memorie di quando si è molto molto piccoli e di quando si è nella pancia della madre vengono da quello che la madre stessa ti ha detto dopo o quello che ti è stato detto da qualche parente e che viene rimosso dalla memoria e quindi viene fatto proprio e diventa un ricordo fattuale e quindi anche quello una specie di abitudine. Quindi c'è la tecnica ben precisa, è quella di fare una tabula rasa di tutto, assolutamente tutto. Una volta che abbiamo fatto tabula rasa di tutto, noi abbiamo le tecniche classiche di andare ad approfondire innanzitutto lo stato in cui siamo attualmente, che è lo stato chiamato di veglia, ossia chiamiamolo stato, se vogliamo, salino a livello di alchimia, poi per passare a uno stato fluido, che è il classico stato di quando dormiamo e sogniamo, chiamato stato mercuriale, e poi per giungere allo stato, il primo stato veramente molto importante, che è lo stato zolfico, ossia che è lo stato del sonno quando noi non dormiamo, cioè quando noi non sogniamo. Quindi ecco che noi entriamo in uno stato particolare, sempre, sempre, sempre identico quando facciamo certe pratiche a quello che il bambino già aveva. Quindi il bambino gli vengono i suggerimenti, questo si chiama così, questo si chiama colà, quella si chiama mamma, quello si chiama papà, questa è la pappina buona, quella è il tuo vestito, questo è il tuo nome. Vi ricordo che il bambino fino a una certa età non riesce a dire io, parla in terza persona. Mi ricordo anche di mio figlio che diceva Alessio vuole mangiare. Quindi non c'è ancora l'unione di un io molto materiale per quanto riguarda questa cosa. E lì si dovrebbe agire per poter dare la prima non istruzione, perché sarebbe no? Cioè, la prima trasmissione di conoscenza direttamente
a queste creature che innocentemente si incarnano, per quanto con il loro sacco di carbone e di oro sulle spalle. Quindi che cosa succede? Succede a questo punto che i controllori piano piano, che sono diciamo, entità coscienziali prodotte in questo stato di veglia simili a dei sogni portati direttamente a uno stato, cioè, di sogno, cioè in pratica sono simili allo stato di sogno. Questi controllori che cosa fanno? Vanno direttamente a influenzare con pensieri, azioni, sogni, eccetera, eccetera, la mente infantile e poi via via anche la mente che cresce. Che cosa abbiamo da dire in questo? Bah, la cosa che c'è da dire è che innanzitutto definiamo i controllori come dei pensieri massivi molto potenti, sia emanati da mente molto potenti, sia emanati da un'unione di menti che sono state create, che prendono corpo a livello psichico, diventano reali, diventano cioè, visibili anche se sono abbastanza pensati e visti, che non hanno una realtà propria come possiamo avercela noi, ma che sono stati creati da noi stessi o da menti, ripeto, che sono molto più potenti di quelle nostre e quindi creano questi cosiddetti controllori come dei programmi di controllo in un computer per controllare che l'utente che si collega al computer non vada oltre certi schemi o faccia sempre alcune cose e non faccia altre cose. Anche perché se io ho una macchina devo dargli la benzina, perché altrimenti la macchina non funziona. Cosa succede in questo caso? Succede in questo caso che solitamente si manifestano nei sogni. Quando voi sognate, ammettiamo, che ne so, questo pezzo di incenso, lo sognate, direttamente qui è un pezzo di incenso per la vostra mente, un conetto di incenso e quindi ha un nome e una forma. Ma nel sottile va direttamente a essere un'energia e questa energia si va direttamente come dire, a incarnare in una forma che la possa nascondere. Questo l'ho detto spesso. Solitamente se sognate, state attenti se sognate cose ricorrenti, che ne so, animali ricorrenti, se sognate, che ne so, oggetti ricorrenti, anche oggetti, no? Per esempio c'era una persona che conoscevo che sognava spesso sempre una cavolo di lampada, cioè poteva essere al mare, poteva essere in casa, poteva sognare, no? Di essere, sognava sempre che c'era sta lampada, o apriva una valigia se sognava di andare in vacanza e c'era la lampada, o se era seduto al tavolo c'era la lampada, se andava in giro c'era la lampada, se andava in treno sognava la lampada. Quindi cos'era? Era il suo controllore, diciamo, personale e indicava il suo cosiddetto difetto principale, cioè quello a cui la persona indulgeva molto profondamente senza dirlo a nessuno e quindi non era colpa sua, perché l'anima umana è pura. La differenza per rispondere a una persona tra anima e spirito è antica. L'anima, come ho sempre detto, l'anima è la parte alta dell'essere umano, mentre lo spirito è la parte intermedia. Poi c'è stato il rivolgimento tra corpo e spirito con la scolastica cristiana, ma l'antichità conosceva la tradizione come anima, come parte alta, spiritus come parte mediana che collega il corpo. Che cosa succede? Chi sogna defunti è la stessa cosa, bisogna andare a vedere chi sta agendo dietro questi defunti. Un sogno ci porta sempre a fare un'azione, così come una fantasia. Se io sono adesso così, sto aspettando di cenare, facciamo l'esempio, no? Tra poco qui si cenerà, quindi sto aspettando di cenare, non faccio la trasmissione, sono qui, aspetto così e comincio a fantasticare. Magari se non voglio dominare la mia mente, dico stai zitta, la faccio fantasticare, la osservo e magari mi viene in mente, che ne so,
un albero di cocco, mi viene in mente un aereo, mi viene in mente mia mamma appunto che è morta. Perché queste tre cose? Perché sono tre energie che sono nella mia mente, che si sono manifestate come un albero di cocco, come un aereo e come mia madre. Perché? È questo che si nascondono i controllori. Allora, l'albero di cocco mi spingerà, ma chissà, forse prossima settimana, non so, se esco, compro un cocco, forse mi sta andando. A me mi sta andando? No. L'aereo, ma caspita, sono bloccato qui col Covid-19, è vero, da febbraio non so quando posso tornare in Italia, è vero. E sono qua, così. Mia madre, infatti, effettivamente non va al cimitero da molto tempo perché, capito? Allora, sono state stimolate tre azioni. Ma sono azioni encomiabili, no? Vabbè, il cocco è un piccolo vizio, se vogliamo, un piccolo piacere, non vizio. L'aereo è una mancanza, ecco, vedi, stanno mettendo questi blocchi, mi portano, ecco, vedi, mi portano alla politica, mi portano alla rabbia, stimola rabbia. Allora il controllore mangia, perché il controllore mangia soltanto quando c'è è come se prendessi una vescica e la spruzzo, la schiaccio, e quello spruzza. Mm? Per far spruzzare un'anima, c'è più che altro uno spirito, perché l'anima è intoccabile, però parliamo così, per non essere troppo con il pelo nell'uovo, noi in pratica dobbiamo essere spremuti o del piacere, che non è il piacere interiore, attenzione, ma è un piacere sempre legato a cose materiali, o emotività, o ira, o sensazioni, e cose varie, o dobbiamo essere arrabbiati. C'è da dire che i controllori mangiano moltissimo. Si è messa a piovere, scatenata la tempesta. C'è da dire che i controllori mangiano moltissimo con l'ira, con il tifo, con l'arrabbiarsi, con lo stare attenti verso qualcosa, con il dirsi tra di noi le parole nelle guerre. Gli antichi lo sapevano, Omero stesso lo diceva, no? Gli dei si divertono a mettere gli uomini uno contro gli altri, perché mangiano. Ascoltate il segreto dei controllori. Fintanto che, oggi l'ho detto anche a una persona cara con cui parlavo, attenzione, fintanto che c'è un unico pensiero che giunge a un cosiddetto Dio, Krishna, Gesù Cristo, Buddha, scusate, Giove o Zeus, cioè, esso rimarrà vivo. Che cosa succede? Succede che addirittura non solo rimane vivo questa entità, e quindi ne ha bisogno, ma addirittura l'uomo è in grado, questa è una buona notizia, di bloccarne l'evoluzione. Questo non l'ho mai detto, è la prima volta che lo dico. Cioè, la potenza dell'uomo è talmente alta che può far discendere direttamente da dove stanno tutti gli dei che decide di far scendere. Perché? Perché il solo pensiero è una connessione immediata se tenuta da amore, e quindi lo tira giù. Quindi gli impedisce di andare oltre, rimane a quel livello perché è una legge di natura. Se pensi qualcosa la leghi. L'amore, quello puro, quello che sia vero, quello che io ho detto è il vero amore, ossia quando l'innamorato è attento massimamente ai bisogni dell'innamorata e quando l'innamorata è attenta massimamente ai bisogni dell'innamorato, sacrificando se stesso e se stessi per l'amato bene, quello è il vero amore. Lì l'amore ti porta oltre. Ma oggi la società che è controllata dai controllori che controllano banche, politiche e cose varie non permette questo, non lo permette. Permette invece una specie di amore che è se stai bene, se no ce n'è un altro.
questo non è il vero amore, perché porta nella mente di chi deve cominciare ad amare veramente, quindi ad amare con l'anima divina, quel senso di, ma sì, di leggerezza. Gli antichi, prima di far incontrare coloro che dovevano sposarsi o fidanzarsi, lo potete vedere nei testi latini, nei testi greci, tenevano un impedimento alle due anime per molto tempo. E gli antichi, molto spesso, durante anche la vita matrimoniale, si separavano per non dormire sempre nello stesso letto, perché l'arte dell'impedimento faceva in maniera di far aumentare l'amore che invece diminuisce con l'abitudine. La chiave di volta di ogni essere umano è l'abitudine. L'abitudine viene suggerita e quindi scava una profondità molto, molto diciamo consistente nell'anima. È come uscire dalla legge del pendolo, perché l'amore è equilibrio. Quando ami veramente, non puoi soffrire. Anche se io mi do completamente a un essere amato e questo non mi dà neanche niente, io sono felice uguale. Sapete perché? Perché ho dato. Solo che l'amore è sporcato dall'ego controllante. E che cosa fa quindi il controllore dell'ego? Che è il più grande controllore che abbiamo. In Occidente viene chiamato l'angelo della finestra d'Occidente o l'ombra. Che cosa succede? Succede che questo dice sì, sto dando questo, voglio questo, e questo crea frizione, creando frizione crea sofferenza e quindi il controllore mangia, vive. Poi potete provare la tecnica del digiuno, ma non voi di digiuno, di farvi stare a digiuno. Come si fa? In pratica, se per mezz'ora, un'ora, 2 ore riuscite a vivere un po' da spassionati, cioè se ammettiamo vi piace una partita di calcio o vi interessa, la vedete e riuscite a dire sì, non mi interessa, veramente, proprio con distacco, vedete una cosa, non mi interessa, vedete una persona, non mi interessa, qualcuno vi stuzzica, non mi interessa, cioè, ma veramente dentro entrate in stato di neutralità, tutto comincia ad andare in crisi, perché che cosa accade? Accade che coloro che mangiano non mangiano più. Per ogni religione di cui io ho parlato, io quando ho parlato male, ho parlato delle religioni solo terrestri, quindi dell'idea politica di religione. E non parlo male del cristianesimo profondo, non parlo male del vero Islam, il vero che le persone umili fanno, i sufi, non parlo male del vero ebraismo, parlo di chi usa queste cose per politica, no? Come un Salvini che se ne esce con in mano il crocifisso, così, cioè, vuol dire che non sai fare politica perché stai usando politica, e così gli altri, cioè, voglio dire, attenzione. Allora, che cosa succede? Questa assenza, sì, di coinvolgimento, cioè questa neutralità iniziatica che io ho descritto addirittura nel mio primo libro del 90, adesso lo sto rifacendo per andare più a fondo, se fate questo, tutti vanno in crisi, addirittura vanno in crisi ora anche parenti, persone, amici, perché dicono: ma che succede? Ma non sei coinvolto, cioè, provate a invitare un gruppo di amici a vedere una partita e voi essere un film, vedere un film romantico con qualcuno che dove ti piace, provateci. Oppure qualcuno ti sta raccontando la sua vita, sai, mi è successo questo, oppure qualcuno tenta di farti arrabbiare e tu sei immobile. Sì, ok. Vedete che cosa succede? Cioè state attaccando voi il controllore. Questa è la tecnica dell'interferenza. La tecnica dell'interferenza è una tecnica di interferire in ciò che è il cibo degli altri. È come se il controllore è seduto al tavolino, proprio vera entità, in un ristorante, dalla cucina parte il cameriere con il piatto, mentre passa voi glielo togliete. E una volta passa, la seconda passa, che cosa accade? Accade che viene il problema. Sì, appunto, sei senza vizi.
Quello è un modo carino per dire dai controllori perché non sei come noi. Beh, mia mamma lo diceva e tutti lo sanno, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Perché nelle iniziazioni vere si spinge la persona a stare con i santi. Santi possono essere chiunque, c'è persone equilibrate, persone buone, persone che sono portate a fare del bene, no? E non si spingono le persone a stare con i non santi, perché in questa maniera si giunge ad avere dei controllori positivi, perché ci sono, che poi devono essere anche lasciati da parte, ma ci sono. Nella mitologia li conosciamo come diavoli e angeli. Mm? Sì, è vero, i ragazzi sono in crisi. Certo che sono in crisi, ma tutti sono in crisi. E certo, lo so benissimo, sono senza emozioni perché a scuola, con gli amici, è stato completamente stravolto tutto. Non voglio parlare di questo, però la nuova legge sull'erotizzazione dei bambini fin dall'asilo porterà seri problemi mentali. Basta che vi informate, posso darvi anche dei nomi di studiosi che hanno provato a fare queste cose, ed è stato un problema. Perché? Perché l'erotizzazione da bambini, se non viene fatta e viene usata si dice, la conoscenza iniziatica, la conoscenza dell'anima, diventa solo una cosa materiale, cioè è assurdo relegare tutto solamente al piacere sessuale del toccarsi i genitali, è assurdo, perché questo porta tutto ciò che è amore superiore completamente nella materia, e quindi le persone molto sensibili, e tutti i bambini più o meno all'inizio sono tutti sensibili, ne patiscono. Andate a leggere, avrò modo di dirvi qualche autore che ha fatto delle esperienze e degli esperimenti su bambini, addirittura presero due gemelli maschi e uno, con il permesso della madre e del padre, provarono a farlo diventare femmina. Si è suicidato dopo un po', quando divenne più grande. Comunque, però questa è una cosa, vedete, la comunità scientifica, vi darò questo nome, sì, è un'interferenza nell'interferenza, ma ancora di più. Noi stiamo parlando delle nostre piccole abitudini. I controllori crescono a secondo chi deve essere controllato. Noi abbiamo controllori semplici, il vizio del fumo, il vizio magari del bere il bicchiere di vino in più, il vizio di guardare la ragazza che passa o il ragazzo che passa, di vedere questo, sono vizi alla fine che lasciano il tempo che trovano. Il problema è che tutto cresce, perché nell'universo è tutto assolutamente sotto una forma di piramide, cioè dal più alto al più basso, quindi è tutta una questione di gerarchia. Ecco che succede? Poi potete notare che in una famiglia ci possono essere 3, 4, 5 persone, ci sono, ognuno ha i suoi vizi, ma attenzione, fateci caso adesso, vi prego, fateci caso adesso, sì, sono ristagno, sono blocco, le abitudini ti fermano per sempre. Allora, andiamo oltre, fateci caso, sì, ci sono i vizi, che ne so, di padre, madre, figlio, figlia, che sono, ognuno ha i suoi, ma poi c'è il vizio familiare. C'è il vizio familiare. Lo potete vedere in una serie incredibile che Shameless, senza vergogna si chiamano, quindi Shameless, è una serie che stanno dando su Prime o Netflix, non mi ricordo, dove si vede questa famiglia, vabbè, che vi devo dire, meglio che andare di notte, peggio che andare di notte, in cui ognuno c'è il proprio vizio, ma poi c'è sempre il refrain scritto dagli sceneggiatori al soldo di chi deve comandare, che dicono, ma sì, ma noi siamo i Gallagher, è il vizio di famiglia, noi siamo i Gallagher. È interessante andare a vedere come di questa cosa hanno fatto 10 stagioni. È proprio il massimo del trash assoluto, però vi mostra come viene l'azione. Quindi c'è il vizio personale, il vizio di famiglia. Quanti di voi
hanno riscontrato nella loro mente o nella loro anima vizi che erano, dici, ma mio padre c'aveva questo vizio, mia madre c'aveva questo vizio, ma guarda te, sto facendo quello di mio zio, e qui entra in ballo il sangue. Di questo sangue e di questa tipologia di vizi e abitudini ne hanno fatto una scienza precisa gli aristocratici, perché hanno fatto i cosiddetti patti con forze che sono reali nel mondo sottile, reali, assolutamente reali. Non ho detto mica che è brutta, ho detto però si vede il vizio per fare un esempio del vizio di famiglia. Hanno fatto dei patti affinché quelle abitudini, quelle particolarità divenissero la base della famiglia stessa. Quindi, noi siamo questa famiglia, noi siamo i Borgia, noi siamo i Colonna, noi siamo i Rothschild, e c'è una linea. Tutto fa parte del controllo. Le scie chimiche hanno quella necessità di questi delinquenti di introdurre nell'essere umano una base alluminiata di alluminio affinché quando saranno sparse certe onde particolari, onde ELF, l'essere umano sia un'antenna che possa ricevere. Se non ci si sente parte della propria famiglia, sicuramente dentro c'è sempre un vizio di famiglia. Certo che io ci posso capirti. Quindi ecco che noi andiamo al vizio di famiglia. Poi c'è il vizio di famiglia allargata. Il vizio del paese. Ma quelli sono manduriani, si sa, ma quelli sono romani, ma quelli sono milanesi. C'è un controllore molto grande lì. Ma quelli... Poi c'è il vizio della regione, che ha creato tutto quello che esiste nella regione, cibo, vestiario, idee, dialetti, modi di dire, modi di fare, e che ti tengono sempre nell'abitudine. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo buttare via il dialetto? Dobbiamo buttare? È un'abitudine. Dobbiamo buttare via l'italiano? È un'abitudine. Proteggersi, l'unico modo, ve l'ho detto poco fa, innanzitutto è l'interferenza, cioè indifferenza. Riuscire a entrare nello stato di neutralità. Quello che si può aggiungere a questo stato, quando si sente un desiderio, è assolutamente dire delle frasi o cantare una canzone. Per esempio, che ne so, ho voglia di mangiare il gelato, non voglio mangiare il gelato, ma mi spinge, mi metto a cantare finché la barca va, lascia. Cominci a cantare, fai un'altra cosa. Quello ti passerà. Perfetto che non avete abitudini familiari, ma ti posso garantire che avete i vostri, perché avete le vostre cose, poche o grandi, ci sono, perché la mattina vi alzate, fate delle cose, mangiate certe cose, andate in una certa vacanza, quindi avete le vostre, poco o grande ce l'abbiamo tutti. Il problema è andare a guardare, a vedere quali sono. Dalla regione c'è la nazione, ma nella regione ci sono i politici, non tutti, diciamo che, voglio dire, se parliamo di furbizia, ci sono altre nazioni che se la sono giocata mica male, voglio dire, specialmente a livello finanziario. Se fossimo furbi saremmo veramente ricchi e sbatteremmo fuori dal nostro governo attualmente coloro che ci comandano, no? L'Europa, ma non siamo furbi per niente, quindi se fosse successo questo in Israele o in Svizzera, perché non accade? Quindi quelli sono i veri furbi. Noi ci dicono che siamo furbi perché magari, che ne so, lo segui in ogni caso, perché dice, io non mi vesto con i vestiti di Armani, con che vestiti ti vesti? Con i vestiti hippie, benissimo, perché mi piace la vita hippie, e fai l'hippie. Uno fa il vestito d'Armani, uno il vestito hippie, uno si veste da globalista, uno si veste da indiano, uno si veste così, uno mangia questo, uno mangia quest'altro. La vera libertà parte da uno stato interiore di assoluta interferenza. Avete uno status come tutti,
Questo è il problema. Cioè, sì, questo è il problema, che ci portano ad essere greggi. L'unico che non può essere gregge è quando ci si toglie. Ma qui è un discorso difficile, perché come faccio a lasciare questo, come faccio a lasciare questo? Allora bisogna lavorare all'interno. Ecco che la tecnica dell'interferenza è indifferenza e dire e fare, attenzione, perché quello che conviene ti porta poi a quello che conviene al controllore, perché non sei abbastanza attento o attenta da sapere quello che conviene a te. Che, ho detto prima, gli stimoli che vengono, faccio quello che voglio, non c'è problema. Il problema è sempre osservare da dove vengono gli stimoli, che vengono dai controllori. Va benissimo senza ideologie, ma anche il fatto di dire sono senza ideologia vuol dire che c'hai un'ideologia. È un po' complicato, nel senso che qui siamo sempre nel regno dell'astrale, il regno della mente, il regno del mercurio, direbbero, no? Come si chiamano, gli alchimisti. L'interferenza vale per tutti. La tecnica, se me la fate spiegare, riesco a dirla, voglio dire, vi spiego questa tecnica, se riesco a spiegarla, che è una tecnica che funziona, perché l'ho fatta tante volte, a chiunque l'ho detto. La cosa innanzitutto che vi dispiacerà è sganciarvi ed essere indifferenti alle cose. Guardate che ci riuscite, eh? No, essere centrati, non usiamo questo termine, perché può dare adito a interpretazioni diverse, perché oggi nella New Age si parla sempre di essere centrati. Io vorrei capire che significa essere centrati, quindi usiamo il termine essere neutrali. Cioè, se mi buttano addosso un bicchiere d'acqua fredda, se mi buttano addosso un bicchiere d'acqua calda, se mi danno da mangiare una pastina che fa schifo, se mi danno da mangiare il più bel pasto della mia vita, se la mia donna o mio uomo mi manda in bianco, o se invece mi accoglie con amore, se oggi è una giornata del cavolo, se invece è una giornata bellissima, se abito in una topaia, se abito in una reggia, io sono neutrale. Perché? Perché questa è la libertà interiore e i controllori non hanno appigli. Noterete che si forma, quindi sentire neutralità, una specie di cerchio all'interno, di vuoto, di silenzio, e intorno si affollano i controllori. Nella magia viene detto il cerchio magico, nell'alchimia viene detto il vaso chiuso, eccetera, eccetera. Nello yoga viene detta concentrazione, eccetera, eccetera, oppure distacco dai sensi. Quindi neutralità. È facile, sapete? Però bisogna avere coraggio nel farla, perché purtroppo New Age ne usa, centriamoci, radichiamoci nella terra, sentiamo la terra, allora radichiamoci nel cielo, ragazzi, cresciamo un pochettino, no? Allora, la neutralità è una tecnica che non tutti vogliono fare, perché dà fastidio, cioè dà noia, anche a noi stessi, perché quando vediamo qualcosa, anche una persona per strada che sta male magari, essere neutrali è difficile. Questo non significa non aiutarla, state attenti, non sto dicendo, attenzione, non sto dicendo che se uno sta male per strada, cade per strada, fate un incidente, ma te ne va, no. Riuscire a dare l'aiuto neutrale, cioè, sono sincero, essendo staccati se vada a buon fine o non vada a buon fine, quindi neutralità. Un aiuto può essere immaginando un cerchio nero, scuro, che inghiotte luce, come un buco nero. Vi dà un aiuto mentale. Attenzione, neutralità è non avere interesse che vada bene o male, sia che salvate il bambino di 1 anno, sia che giocate in una schedina all'Enalotto, sia che addirittura si spinge fino al rapporto sessuale, al cibo. Dovete essere come bambini a cui gli è data la tetta della mamma e mangiano. Basta. Provatelo per un giorno. Se c'è persistenza, si usa il parlare.
Solitamente un maestro classicamente indiano dà come abbiamo detto, una specie di suono chiamato mantra. Io dico invece le canzoni. Una canzone che vi piace, la cantate. Notate una cosa che molto spesso, non so se a voi è capitato, quando accadono degli avvenimenti brutti, ma molto brutti, la mente, sì, ho letto prima resilienza, la mente automaticamente delle volte usa la resilienza. Cioè, sentite una canzone che canta dentro la testa. Qualcosa si muove nel sottofondo. Lì la tecnica è fatta automaticamente nel termine del parlare. Se voi parlate, o cioè, cantate o usate una musica, voi insieme con questa tecnica della neutralità, voi interferite immediatamente con l'energia del controllore. Attenzione, perché solitamente quando avvengono queste cose il controllore si scaglia su chi vi è vicino o nelle situazioni vicini. Significa che le persone dicono: ma come? È il controllore. Affinché tu reagisci, noterete tanti mezzi senza emozione. Zero. 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 Lo faccio. Vuoi che vada bene? Non mi importa, io lo faccio. Senti dentro? No. Allora comincerei, lo so all'inizio dà fastidio, ma come senza emozione? No, non mi sto rivolgendo a te, eh? Sì, il canter che ti passa viene da... Guardate che scaccia veramente. Poi è diventato gli esorcismi, no? Ma in realtà guardate che una canzone, o il ridere, manda via tutti i demoni, tutti i più grandi demoni dell'etere. Immaginate che vi appare Lucifero, o Ballo, o questo, o qualcuno, un essere che vi vuole mangiare, e vi fate una risata, ma una risata, credetemi, bisogna avere il coraggio, ma se ti fai una risata, tutto finisce. Perché è tutto della mente. Sì, i familiari sono i primi a reagire. Ve lo ripeto, quando ero bambino, quando ero ragazzino, che stavo seduto per fatti miei, mia madre diceva: che fai? Perché sei lì fermo? Muoviti. Mia sorella, che fai? Vedi, ecco, vedi, non fai niente. Ma io non voglio stare fermo. Mm? I familiari. Certamente gli oggetti al 100%. Ho detto che... Allora, gli oggetti che cosa sono? Andiamo a vedere un pochino più a fondo la cosa, no? Cos'è un oggetto? Io prendo questo telecomando quello lì, in pratica, non mi viene in termine adesso come si chiama. Bene, quello a freddo, in pratica, lo prendo in mano, del condizionatore. Bene, io sento, penso, per me questo è un telecomando, perché lo sto toccando. Quindi ho una sensazione tattile e poi mi hanno detto che si chiama telecomando. E poi mi hanno detto che se schiaccio qui funziona così perché sento un'altra sensazione tattile di fresco. Quindi diventa l'abitudine. In realtà, se vado a fondo, ma proprio a fondo, di questa tattilità, sia del telecomando sia che del fresco, io posso andare a vedere che nemmeno esiste. Non c'è. In pratica c'è solo un toccare. Un toccare. Se io chiudo gli occhi e tocco, non è più un telecomando. Se io tolgo il pensiero, questo è un telecomando, e faccio così, se non c'è il nome, che cos'è? Non lo so. Non posso saperlo. Se sono molto profondo, cioè molto forte nella mente, osservo questa scatoletta qui, osservo, e io tolgo il nome dalla mente, telecomando, io lo guardo, c'ho soltanto colori, consistenze, forse odore, visto che è nuovo, sa di plastica, aspetta, anche plastica, è un nome. Quindi che succede? Che cos'è questo?
problema è questo. Ecco, i controllori aggrappano queste cose. I controllori si aggrappano sugli oggetti, si attaccano alle macchine, agli oggetti e ti danno un significato. Quel significato per te si collega a un desiderio, un'emozione e quindi viene sempre ridato per avere sempre quel desiderio, emozione. Mi spiace dirlo, ma è tutto un controllo. È tutto un controllo. Io guardo in cielo la nuvola, dico, ma guarda, mi sembra un cavallo. Quello è un controllo, perché sono stato condizionato a dire quello è un cavallo. Mamma mia, un cavallo, che bello, il cavallo bianco che corre sulla spiaggia come la pubblicità Vidal, che ci viene in mente, no? Perché ci hanno controllati. E quindi ti senti quel po' di spremitura e poi arriva la sera e dice, ma mi sento stanco, ho la mente che mi scoppia, diceva prima qui un nostro amico, mi fa male la testa, mi sento non ho più energie, per forza, perché i controllori spingono a pensare, emotività, spremere, pensare, emotività, input affinché tu reagisci, alla fine non ce la fai più. Ecco che ti mangiano l'anima. Proprio la mangiano, ma i controllori positivi la mangiano anche. Però non sono, come si dice, dannosi come i negativi. La verità dovrebbe essere totalmente in se stessi, essere autosufficienti nel pensiero, nel sentire, nel fare e in tutto. Quella è la verità. Ma siccome non ci si riesce, ci appoggiamo alle cose. Va bene, ma vogliamo liberarci di vedere queste cose? Siamo nella neutralità. Se ci si mette a parlare la mente e non riusciamo a spegnerla, bisogna essere neutrali. Neutrali. È semplice la tecnica del cerchio nero. Io mi sento neutrale, io sto vedendo qui questo telefono e dico, oh mamma che bello sto telefono, bello, bene, io sto reagendo. Ma se io prendo sto telefono e sono neutrale, per me va bene sto telefono come un telefono semplice, più normale, no? In quella è neutralità, non c'è preferenza. Se non riesco, un aiuto mentale è immaginare un cerchio come un buco nero e assorbe tutto ciò che emozioni, pensieri riguardanti la cosa. Che ne so, mamma mia che bel telefono, immagino questo buco nero davanti a me che ne assorbe l'energia. Se lo faccio, accade, fatelo e vedete, e rimanete nella neutralità. Lo fate la prima, la seconda, alla fine si stabilisce l'abitudine. Allora noi dobbiamo assolutamente usare le stesse armi dei controllori, ma li usiamo all'inverso. Se noi sappiamo che l'abitudine ci condiziona e ci controlla, noi che facciamo? Agiamo con le pratiche, ecco le tecniche dell'ordine ammonio, le tecniche della scienza ammonia che io sto dando, agiamo e man mano che agiamo creeremo un'abitudine noi e quell'abitudine veramente succhierà tutte le energie. Se poi a questa tecnica noi aggiungiamo, se vogliamo, un suono, ma basta anche così e lo sento nelle orecchie, guardate che se c'è un pensiero ridondante se ne va. Quindi ricordatevi poi che se alimentate eccessivamente i pensieri e i desideri, voi mettete l'acqua, se voi vi disattivate, siete neutrali, saranno un po', ma poi non sono, cioè, non danno più attenzione, non dando più attenzione muoiono, se ne vanno. Se si sente carichi di energia, bisogna vedere dove la si vuole usare questa energia. Cioè, quando questa è un'altra azione dei controllori, perché la nostra anima è equilibrio assoluto. Non è né carica di energia né scarica di energia. Finché sei nei due c'è qualcosa che non va bene. Tu sei al centro, sei il punto della bilancia. Quindi se ti senti carica di energia, bisogna vedere che controllore c'è, che immagini, situazioni, azioni, pensieri sono venuti che ti hanno caricata perché poi ti dovrai scaricare. In cosa? Nel sesso? Nel cibo? Nella rabbia? Nel fare arte? Nel giocare? Nel fare sport? E il controllore sta mangiando quando la stai scaricando. Quindi quella è la storia. Non è che è tanto facile, eh? Questa è la realtà delle cose.
Questa è la realtà delle cose della vita. Quindi se fate la tecnica dell'interferenza, creando un'abitudine, voi agirete a vostro vantaggio con le abitudini che i controllori usano a vostro danno. I controllori vivono nel sottile, nei vostri sogni, nei vostri pensieri, nei vostri desideri, nelle vostre emozioni, nelle vostre fantasie. Hanno lì la vita, più in su non riescono ad andare. Ce ne sono alcuni un pochino, un gradino più su, in un campo chiamato verde, viene chiamato verde, che sono più particolari, però solitamente sono universali, non vanno a toccare le persone. Noi partiamo dal basso. Per questo che io ho dato le tecniche di deprogrammazione, sto dando le tecniche di deprogrammazione, le tecniche di alchimia, le tecniche di magia rituale, le tecniche di magia trasmutatoria, proprio per questo motivo. Tu pensi che la realtà siano i pensieri? La realtà è l'assoluto silenzio. Quindi stai percependo la realtà di te stessa, devi solo abituarti. Tenta di andare più a fondo, cioè rimani più calma, sii neutrale, il controllore sta agendo in questa maniera, siccome non pensi più, non gli dai cibo, allora dici, oh, ma come, ma sembri una malata, ma sei andata in depressione, ma sei isolato dalla realtà, guarda! E il controllore più chiaro di così non poteva agire, attenzione, se avete molte energie usate per le tecniche per salire, è il meglio, state usando il jiu-jitsu spirituale, no? È bello. Quindi tutte queste cose sono spiegate in maniera più chiara, non si possono spiegare qui, entrate nel sito, scrivete ad angelicagrandeopera.alchemica.com per trovare un pochino come fare, eccetera, eccetera. Il problema delle preghiere è che ci agganciano a un egregore. O che siano cristiani, o che siano ebraici, o che siano maomettani, o che siano indù, o che siano buddisti, ci agganciano un egregore. E quell'egregore è alimentato dagli dei di questa cosa, che credetemi non sono neanche liberi, ma sono nei mondi alti, ma non sono liberi. Perché ve lo ripeto, finché vengono pensati non si possono liberare. Figuratevi se Cristo si è liberato con miliardi di persone che l'hanno pensato, l'hanno agganciato e tenuto lì. Volevo dire un'altra cosa. Attenzione signori, oltre alle mie parole, oltre al mio sito, oltre alla mia pagina, ai miei libri, non c'è nessuno che può parlare a nome mio. Lo dico perché arrivano delle mail un po' strane. Nessuno può vendere cose a nome mio. Soxlet, situazioni o che ne so, distillatori, forni, palle di cristallo. Io non vendo queste cose, quindi nessuno lo può fare. Non può dire che vende cose a nome dell'ordine ammonio, MRA. No, io non vendo queste cose. 2. Non parla a nome mio, non parlano a nome mio, perché spesso c'è una scuola anche genovese, un sito genovese ha preso tutto il mio blog e ne ha fatto addirittura lezioni, va bene? Ma io non ne sapevo nulla. Altri possono prendere i miei post, mica li posso impedire, lo fanno tutti, lo possono mettere la loro pagina, il sito, ma non parlano a nome mio. Altri possono parlare come io parlo, imitandone, ma non parlano per me e per l'ordine ammonio o per la scienza ammonia. Io vi dico subito, le cose che riguardano me sono dalla mia bocca, nei miei libri, nel sito, nella mia pagina. Stop. Nessuno ha diritti, ho ritirato tutti i diritti dati prima perché l'ordine ha assolutamente voluto che fossero ritirati per la questione dell'ordine. Quindi non ci sono più centri sponsorizzati da me, tranne questo, Centro Unico Ammonio Mondiale. Questo. Gli altri sono stati ritirati non per qualcosa, ma perché ci sono state delle storie che non sto a dire, e quindi sono stati ritirati e tutte le situazioni sono state tutte i emolumenti sono stati portati, confluiti qua. Quindi non c'è nessuno, zero. Tutti i soldi donati sono qua.
per chi deve venire. Nessuno ha più un centro né in Italia, né in Germania, né in America, sono stati creati alcune cose, c'è stato un contrordine, è stato tolto. Quindi non vi fate fregare da nessuno nel comprare, né a nome mio, né se parla come me, né se... Attenzione, io ve l'ho detto, io non sono responsabile di questo rimane registrato, c'è anche il mio avvocato qui, perché mi sto cominciando a stufare di sta storia, quindi questo rimane come prova. L'unico centro è questo, né nel nord Italia, né nel sud Italia, né in Grecia, né in Albania, né in Bulgaria, né in Romania, né in Germania, né in Francia, né in Spagna, non c'è più niente, c'è solo un centro unico, che è quello virtuale, questo in cui siete connessi adesso, virtuale, e fisico, quando apriranno col Covid, in Thailandia, che è lontana. Perché l'ho fatto qui? Perché è lontana dalle politiche europee, dove non si può fare niente. È stato fatto lontano per questo motivo. Qui non ci sono i problemi che ci sono attualmente di democrazia, non voglio dire altro, di democrazia in Europa. Chiaro? Sono chiaro, Non voglio più assolutamente che mi mandate lettere, tizio mi ha fregato soldi, tizio mi ha fatto così, ho dato dei soldi a quello perché o a quella. Attenzione, perché io posso accoglierne il primo, posso accogliere il secondo, posso accogliere il terzo sulle mie spalle, perché per amore, ma se io non c'entro, dico, dovevi informarti prima. Io sono chiaro con tutti. Chi vi chiede soldi a mio nome, questo è una cosa che è sbagliata e potrebbe essere perseguita. Se poi date i soldi alle persone o comprate degli oggetti o situazioni per le persone, a loro state comprando. Io non c'entro, Non c'entro. Basta, io sono qua. Io quando mi si libererà l'aereo verrò in Italia di nuovo, vi incontrerò. Che ci posso fare se qui se si stanno facendo di solito tornava a fine agosto, il 20 agosto, se non ci posso tornare, che ci posso fare? Non ci posso tornare. Quindi voglio dire, appena ci sarà il movimento, no. Però quindi l'unico centro è qua. Il controllore dell'Europa ha un'immagine, una donna che partorisce con le doglie, con le stelle sulla testa. Questo è uno dei più grandi controllori che esistono sulla faccia della Terra e si manifesta spesso da qualche parte in Europa, un po' in America Latina, si manifesta spesso, dà sempre tante cose, succederà questo, succederà quell'altro, morirà tizio, tsunami, distruzioni. C'ha sempre ste stelline sulla testa, è sempre così in mani giunte e si presenta. Quella è il più grande controllore che c'è attualmente nell'Europa, perché è un grande controllore. Perché cosa chiede? Preghiere, sacrifici, dolore, penitenze, sacrifici, dolore. Ma perché ti devo dare le penitenze? Perché? Cioè, dovete capire l'assurdità di questa religione. Non l'avete mai pensata? Ve la dico io. Io ho un figlio, ce l'ho, Alessio, lo conoscete, benissimo. Vedo che i miei amici o la mia famiglia o che ne so, dove sto, il mio popolo, come chiamo, sono il re. Ecco, vabbè, mettiamoci così. Io sono il re della Thailandia, o il re dell'Inghilterra, o il re benissimo, ho un figlio. Il mio popolo mi odia, che faccio allora? Uccido mio figlio per redimere quel popolo. Cioè io mando mio figlio e dico, senti, devi morire. E perché papà? Devi morire. Devi morire perché in questa maniera stanno peccando, così il peccato è estinto. Pensateci un po'. Quanto hanno creduto per 2000 anni questa cosa. Il vero cristianesimo è un altro, È un altro il vero cristianesimo, non è questo. Questo è quello politico. Attenzione a tutti sti veggenti, è solo parte spuria, è proprio la cloaca che quando sapete, quindi nelle città che c'è la cloaca poi all'esterno, queste sono le visioni. Perché se non sono controllate,
se non sono fatte in un cerchio ben consacrato, se non sono fatte con una precisione da persone come si deve, no? La pastorella, la femminuccia che sta sulla montagna, il povero falegname che vede cose. No. Perché non vanno da un capo di Stato? Perché non vanno da un vero filosofo? Perché non vanno da un vero filosofo che ne vede, oppure da un vero scienziato, da un fisico? Perché non vanno da una persona, oppure, guarda, attenzione, non sto parlando di yogi, di maghi. Una volta chiesero a Ramana Maharishi una cosa. Maestro, Ramana Maharishi, informatevi, voglio dire, uno dei massimi, diciamo, filosofi metafisici dell'epoca precedente, chiesero, maestro, tutti vedevano, ma hai mai visto Krishna, Shiva? Dice, mai. Come mai? Sei considerato l'avatar dell'India, sei considerato Dio incarnato, sei il Maharishi, mai hai visto? Mai. Sapete perché? Perché era morto su. Quelli si manifestano nella cloaca. I veri saggi non hanno visioni. Chi ha troppe visioni si deve preoccupare, che lì i controllori stanno veramente agendo. Non abbiate troppe visioni. Se avete troppe visioni, scrivetelo, ci sono i rimedi. Però c'è il modo di uscirne, con la neutralità, con la capacità di interferenza, con la visione delle cose come stanno. Se volete, siete interessati, sono le tecniche ammonie, per questo che le sto mettendo appositamente fuori anche contro gente che non voleva. L'ho detto, sono qui in Thailandia, anche gente che non voleva. Scrivete grandeopera.alchemica@gmail.com per la deprogrammazione, per l'alchimia, per la magia trasmutoria e le altre cose che vi porteranno a un livello diverso. Ve li fanno vedere, toccare queste cose. E ve lo ripeto ancora, non credete, non pagate soldi a gente a mio nome o gente dice, ah ma io... No, se non viene da questo sito, da questa bocca, non dovete mettere neanche un centesimo, se no io non c'entro. Bene, se volete, c'è il libro sui controllori che è appena uscito, io sto preparando un secondo libro con le prime tecniche di difesa dei controllori. Spero di riuscire a farlo presto, comunque l'ho cominciato, però io vi prego di fare una lista. Prendete un foglio e scrivete che cosa sognate, se c'è un sogno spesso ricorrente, se ci sono fantasie spesso ricorrenti. Attenzione, non ho parlato male di Cristo o di Maometto, parlo male di chi li usa, e così anche Buddha, di chi li usa per i loro sporchi giochi di potere. Cristo, Maometto, Buddha, sono tutti, non c'entrano nulla con quello che è venuto poiché dopo di loro e che dicono a nome loro. Attenzione, è tutta un'altra storia. Anche la Madonna stessa, la Madonna era una donna, poi è stata elevata nel 1800 a quello che prima nel 700, Concilio di Nicea, e poi nel 1800, vabbè, quindi... Se io prendo due bicchieri e li metto allo stesso livello, non ci sarà scambio, ci sarà uno scambio alla pari di certo, ma non prenderei, sarai molto... Il maestro è una persona che ha dell'acqua fresca, che tu vuoi, che hai riconosciuto, e dice, senti, metti il bicchiere, te la verso, poi se ti piace la bevi. Se non c'è rispetto per la persona o per le persone, anche perché si impara di più dal maestro che dai propri genitori? Maestro è come un maestro d'opera. Ma attenzione, non è che a me mi dovete chiamare maestro, ma chiamatemi come volete, però ricordatevi, da quello che voi date, riceverete. Dipende da quello che date, riceverete. Capisco che in Occidente si prenda questa cosa del maestro come qualcosa che ti sto mettendo sotto. Guarda che non è così. Il maestro, cioè la persona, il maestro, richiede solo rispetto. Rispetto che si deve dare a una persona e la prova delle tecniche che gli dà. Se ti fa andare oltre, allora lo devi continuare a rispettare, perché ti ha liberato. Non è stato un maestro nelle sue arti e quindi merita di essere chiamato maestro?
Se tu vieni da me e mi chiedi per anni, mi chiedi per mesi, io ti rispondo a tutte le domande, come sto facendo, tutte, e ti soddisfo. Bene, forse non sono maestro nel mio spiegare, nella mia materia, come sarebbe un maestro, un matematico, come chiameresti maestro, un maestro di musica, no? Cioè, quindi se poi tu crei nella tua mente c'è l'idea del maestro come qualcosa di che ti devi inginocchiare, ma nessuno vuole una cosa simile perché mi fa anche schifo. Io rifuggo sempre dalle adulazioni, sempre dico sì, 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 sì. Di solito chi ti adula ti pugnala, sempre. Quindi, se tu vieni da me, ma chiamami come vuoi, chiamami fratello, chiamami amico, chiamami come vuoi tu, però sappi che ciò che dai, ricevi. Se mi chiami fratello, avrai le cose da fratello, tipo i frati trappisti. Avrai le cose da fratello. Se mi vedi in un'altra maniera, avrai altro. È proprio matematico, non è che, attenzione, a me non mi interessa, potete chiamarmi come volete, non mi interessa proprio, ma credetemi, vivo tranquillo, cioè proprio, vivo benissimo. Solo che, ripeto, se tu mi ascolti, se ti sto aiutando, se ti rispondo ad ogni domanda, se non mi trovi mai in fallo, se ti soddisfo sempre, beh, penso che maestro della mia materia lo sono. Che poi tu mi puoi chiamare fratello, d'accordo, chiamiamoci fratelli, ma avrai le cose da fratello, non il bicchiere superiore che si versa nell'inferiore e poi l'inferiore si riempie e diventa superiore perché bevi l'acqua fresca. Avrai la stessa minestra. Come maestro io posso darti un pollo, per dirti. Io non ho nessun problema, chiamatemi come volete, Mario. Io mi chiamo Mario, mi chiamo Riccardo, mi chiamo MRA, potete chiamarmi fratello, per me non c'è problema. Ragazzi, ma stiamo scherzando veramente? Io so che mi sto rivolgendo a degli occidentali. Qua, quando faccio le cose qua, qui in Thailandia, le cose sono diverse. Perché se riconoscono in te che gli rispondi sempre e gli soddisfi, tu sei un maestro. Come io riconosco assolutamente qui dei maestri che ho conosciuto, maestri di buddismo, e mi sono inchinato immediatamente. Ma stai scherzando? Sono dei mostri, diciamo così. Non posso non chiamarli maestri, ma ti pare? Ma è una mancanza di rispetto verso di loro, dei Tera. Maestri, per carità di Dio. Ma insomma, voglio dire, ricordiamoci che se si ha la capacità di essere un pochino umili, primo io, perché altrimenti non farei questo, primo io lo sono con tutti, sempre, tranne con chi mi risponde male, non tu, altri, e allora lì io dico sempre una rosa e una spada, e li colpisco anch'io. Se si ha questa cosa qui si impara qualcosa, ma io mi rendo conto che sto parlando degli occidentali che sono figli di una certa istruzione, figli della sinistra, figli anche della destra, quello che sia, cioè mi rendo conto di cosa siete, perché sono anch'io, ho 56 anni, io sono nato nel 64, quindi l'ho vissute queste cose. Io non ho mai trovato tanti maestri nella mia vita, ne ho trovato uno, ho visto, caspita, questo è in gamba. Ancora adesso, fra la miriade di libri che vedo, si pone, Madonna mia, mi sento il cuore, che meraviglia, e adoro, per esempio, e lo chiamo maestro per quello che dice. Quando, insomma, io esco fuori da un'accademia di belle arti, quando facevo le sculture, le cose, mi chiamavano maestro. Quindi dipende in te che cosa ti dà. Nessuno vuole che tu mi chiami maestro, chiamami fratello, chiamami Mario, chiamami Giovanni, chiamami quello che vuoi, non c'è nessun problema, proprio con tutto il cuore. Però, ripeto, questa è una questione d'amore. Qui entriamo nell'amore maestro-discepolo. Non potrai ricevere nulla se mi ami come fratello, perché avrai solo cose da fratello. Non potrai ricevere nulla se mi ami come amico, perché avrai solo cose da amico. Non saranno da te tenute in alto conto.
riceverai la liberazione o le cose superiori se tu mi vedi come maestro di quella cosa. Non sto dicendo tu maestro, di quella cosa. Allora la mente comincia a rispettare, si apre come un calice, accoglie e tutto diventa tuo. E quindi io ti posso dare il meglio di me. Diversamente non me lo permetti. Perché un maestro sta attento a tutti i bisogni dell'allievo per farlo progredire. Quello è il vero maestro. Ma se io non ho fiducia di chi mi insegna matematica e lo tratto da mio pari, vado a scuola, ma sì, chi è quello lì, il docente di matematica, ma sì, vabbè, dai, dimmi fratello, non imparo nulla. Sai quando si impara? Quando si rispetta e si ama, perché l'amore mette in connessione e crea questo canale di scorrimento e tu mi assorbi. Cioè, è una tecnica mentale, no? Io penso che Gesù lo chiami maestro, ma è Gesù. E chi ti dice che io non sono come Gesù, o non ce ne sono altre 20 come Gesù, o 100 come Gesù, o 200? Ricordi che di Gesù sai solo quello che ti hanno detto. Magari non sappiamo neanche se è vero quella parola. Perché chi ha scritto queste cose non chiamate nessuno maestro, però vuole che chiamano maestri i suoi preti. Ricordatevi, tutto quello che sapete delle religioni, lo sapete perché l'hanno scritto gli altri. È vero? Sperimentate da voi.